La presentazione è breve. Non ce n'è bisogno in realtà per uno così. Godetevi semplicemente il suo personale ultimo ballo. L'unica cosa che chiedo io a voi è di iscrivervi per sostenere il canale che mantengo con la sola passione. Per tornare a lui ho 7 maglie di quest'uomo, tutte diverse, e per ognuna ho già raccontato e racconterò una storia diversa. Ora tocca all'ultima che ha indossato. E poi questa di NBA Jersey Stories è la puntata numero 23. Detto questo, cominciamo. Ultimi 40 secondi, Jordan va subito a canestro, appoggia al vetro anche con contatto e segna in un amen, riportando a -1 Chicago, discrepanza di circa 13 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Chicago non vuole prendere un gioco da 3 punti, vuole eventualmente la palla anche se segna aiuta per il pareggio. A sua volta con un gioco da 3 punti la ruba Jordan e se la prende direttamente dalle mani di Malone. Ultimi 15 secondi, -1 Chicago, il palleggio per Michael Jordan che ha spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA. Arresto, tiro, Jordan, Michael Jeffrey Jordan. Finale perfetto, vero? La serie su Netflix lo ha reso tale ai posteri. Dopo quel giorno ci fu un lockout e il secondo ritiro ufficiale. Si dedicò al golf e divenne proprietario dei Washington Wizards. Sono ritirato al 99,9%, disse alla conferenza stampa. Non era credibile. Non lo è ancora adesso a 60 anni, figuriamoci a 36-37. Da proprietario della squadra fece come al solito scelte molto discutibili e quando a inizio 2001 chiamò il coach Doug Collins, quello che dava solo a lui la palla in mano a inizio carriera, si cominciò a fiutare qualcosa. Passò 1 anno e mezzo dal ritiro e la voglia di lasciare quell'ultimo ricordo mitologico venne sovrastata dalla necessità e dall'ossessione ancora troppo presenti nelle sue viscere. Vinse lo 0,01%. Tornò in campo a 38 anni suonati, appena dopo i fatti di New York dell'11 settembre 2011. Il suo stipendio venne devoluto interamente alle famiglie delle vittime del World Trade Center. Disse che tornava per aiutare i giovani. Questo è credibile a metà, ma finalmente si cominciò davvero. E il caso volle che fosse uno dei suoi palcoscenici preferiti, il Madison Square Garden. Jordan non tira benissimo, ma riesce comunque a portare la partita ad un finale punto a punto. La palla del pareggio non può che arrivare nelle sue mani. Corto. I commenti ovviamente si sprecano. Nel primo mese Washington ha un record di 2 vinte e 9 perse, ma verso fine novembre, senza alcun motivo particolare, cominciano una risalita che li porta in zona playoff già a dicembre. Michael però è ancora sotto l'occhio il giudizio di chiunque, come sempre, per non essere mai davvero decisivo. In una partita in Indiana Collins lo lascia nel quarto periodo a riposare visto che la partita era già persa e in vista di quella seguente del giorno dopo. Forse era questo di cui aveva bisogno NJ. Collins con quella sostituzione gli aveva interrotto una striscia di 866 gare in doppia cifra. 866. Il giorno dopo con gli Hornets ne mise 51 e in quella dopo ancora 45. Guardò Collins e gli disse: "Te l'ho detto, posso ancora giocare". Lo aveva detto a tutto il mondo così facendo e il mondo ne fu entusiasta. Fino all'All-Star Game la squadra aveva un record positivo ed era proiettata ai playoff, ma Michael si infortuna e gli altri senza di lui non riescono a reggere, mentre è fuori si concentra sul lavoro da dirigente e, come abbiamo visto, sarebbe stato meglio che fosse andato a giocare a golf. Scambia la futura star Rip Hamilton con Stackhouse e i playoff quell'anno rimasero un miraggio. Lui terminò con 22,6 di media. Ha inizio così l'ultima vera, ufficiale, definitiva stagione del giocatore più forte di tutti i tempi. Si riassumerà tutta nel suo mese, febbraio. Il 9 ha ancora 39 anni per 8 giorni e gioca il suo ultimo All-Star Game. Forse l'ultimo All-Star Game giocato davvero. Mancano pochi secondi e il risultato in parità. Palla in mano a chi? Tutti cercano disperatamente il tempo giusto per dare la palla in mano a Michael Jordan. 9 secondi, 8 secondi, eccolo Jordan contro Marion, forzatissimo! Michael Jordan! Tra l'altro non si può dire che Marion gliel'abbia dato quel tiro, un'autentica prodezza. Nemmeno una sceneggiatura hollywoodiana sarebbe stata migliore, ma c'era un ragazzo che a Hollywood ci giocava
e che rovinò volontariamente la perfezione di quel momento. Quel ragazzo era Kobe Bryant e, a posteriori, possiamo dire che se lo poteva permettere. Quel canestro impossibile all'ultimo e contro una difesa fatta ad arte rimane saldo negli occhi e nelle menti di tutti. Il secondo fatto esemplare accade quando Gianni ne ha 40 da 4 giorni, il 21 febbraio. Davanti c'è la migliore squadra della East Coast, i New Jersey Nets. Per lui sarà doppia con 43 punti e 10 rimbalzi, con 4 palle rubate così in aggiunta. Record di sempre per un giocatore di quell'età. Il resto è passerella. Prima saluta la sua Chicago, dove ha scritto tutto e più di quello che si poteva scrivere. Poi saluta tutti gli altri con l'ultima a Philadelphia, dove prima Larry Brown gli fa fare fallo da un suo giocatore per permettergli di mettere gli ultimi 2 che lo porteranno a 20 punti di media in stagione e a 30,12 in carriera, suo ultimo record, e 0,06 sopra un certo Will Chamberlain. Poi il mondo per qualche minuto si ferma per assaporare quella malinconia che rimarrà il sentimento più forte da quel momento e per sempre. Direi che non bisogna scomodare il signor Freud per interpretare che sembra che non lo vogliano lasciare andare via. Per l'ultima volta tutti videro un giocatore con la maglia blu, sempre con il 23 dietro e in questo caso con la scritta Wizards davanti. In quante maniere è stato chiamato, ma da quel giorno tornerà ad essere solo Michael Jordan.